Ciao raga, ciao a tutti, grazie mille per essere qua in questa nuova puntata di Penso Dunque Realizzo. Oggi parleremo di problemi e di sfide della vita di tutti i giorni e parleremo anche di Scrum. Magari l'avrai sentito parlare in qualche articolo visto online, magari su LinkedIn. Scrum è semplicemente un insieme di regole basate sull'empirismo, ovvero la convinzione che la conoscenza derivi dall'esperienza e che le decisioni devono essere prese su ciò che si è osservato. Stasera assieme al nostro esperto, ovviamente, ma dopo la sigla. Eccoci qua. Intanto presento il nostro ospite, Paolo San Micheli. Buonasera Paolo. Ciao, buonasera Pietro, grazie dell'invito. Grazie a te per essere qua. Paolo è un Registered Scrum Trainer and Coach e ci aiuterà a capire appunto, prima di tutto, che cos'è Scrum e come ci può essere utile nella vita di tutti i giorni. Ecco, Paolo, è la prima volta che sei qua su Penso Dunque Realizzo, quindi magari ti chiederei di presentarti a chi ci sta ascoltando. Ok, io sono diciamo di estrazione sarei un informatico e da alcuni anni, da 2014, ho iniziato a insegnare il metodo Scrum, quindi ho iniziato a fare il coach prima e poi negli ultimi anni sono diventato anche trainer. Oggi collaboro con Scrum Inc., che è la società di Jeff Sutherland, che è uno dei due autori del metodo Scrum. Il metodo è stato inventato da Jeff Sutherland e Ken Schwaber. E quindi di lavoro che cosa faccio? Insegno, quindi faccio dei corsi veri e propri su Scrum e poi faccio progetti di trasformazione, quindi aiuto le aziende a migliorarsi e a sia adottare il metodo, ma anche una volta adottato a trovare modi migliori, sempre migliori per lavorare e per essere competitivi. Eh, quindi diciamo questo è un po' il mio lavoro di giorno. In realtà sarei titolare di impresa, quindi sarei l'imprenditore e quindi ho un'azienda che fa software, facciamo servizi, abbiamo anche una startup con dei prodotti, però quello diciamo non è il lavoro di cui parleremo questa sera. Esatto, esatto. La puntata di stasera è fatta per tutti quelli che non lavorano nel settore dei servizi o dell'informatica, in cui Scrum, diciamo, è così famoso. E la puntata, appunto, che stiamo affrontando adesso si chiama Come affrontare le sfide di tutti i giorni con Scrum. Ovviamente dovremo scoprire se effettivamente è possibile, però dobbiamo sicuramente partire dalle basi. Qua in Penso Dunque Realizzo siamo moltissimo attaccati alle fonti e a cercare di capire meglio il problema che stiamo affrontando. E quindi ti chiederei, Paolo, di spiegare appunto in modo semplice, appunto per anche persone che non hanno mai sentito parlare di Scrum, che cos'è Scrum. Ok, quindi si tratta di un framework di processo. Che cosa significa framework di processo? La contrapposizione rispetto alle metodologie, no? Cioè di solito quando si parla di project management, cose di questo tipo, processi organizzativi, si parla di metodologie. Scrum invece è un framework di processo, perché? Perché è un insieme di vincoli, quindi sono delle regole, come detto prima, che creano un comportamento su cui si ritiene che ci possa essere un virtuosismo, le cose possono funzionare meglio. Quindi il framework di processo si caratterizza dal fatto che è molto semplice, quindi sono cose da leggere molto brevi. La guida Scrum si chiama Scrum Guide, è sul sito scrumguides con la S finale.org. Mi raccomando S finale perché recentemente è uscito un sito fake, hanno preso un dominio simile, e, che, che è di soltanto 15 pagine. È rilasciata a un Creative Commons, quindi è un qualcosa utilizzabile senza nessun
problema sia dal punto di vista economico, quindi non c'è bisogno di pagare, ma soprattutto è come Wikipedia, no? Quindi può essere incorporato in altri vostri documenti, nelle vostre procedure interne e così via, senza dover chiedere permesso. Come funziona? Innanzitutto l'elemento differenziante rispetto a altri metodi di lavoro è che si lavora in squadre. Quindi l'idea è non più lavoro individuale, ma lavoro di squadra. L'obiettivo quindi viene dato alla squadra e non all'individuo, e si raggiunge l'obiettivo con l'aiuto della propria squadra. La squadra si individuano 3 ruoli. Il primo ruolo è chiamato product owner, che è colui che si preoccupa del cosa facciamo e quindi cerca di capire cosa c'è da fare da chi? Dal mercato, dagli stakeholder, dagli utenti, tutti quelli che sono al di fuori della nostra squadra e hanno un interesse su ciò che facciamo, quantomeno hanno un impatto su ciò che facciamo. L'altro ruolo viene chiamato sviluppatori, in maniera generica, senza entrare nel merito di cosa fanno, proprio perché così il metodo è generalizzato e può essere usato in qualsiasi contesto. E gli sviluppatori sono coloro che si preoccupano del come fare le cose e decidono quindi come fare le cose e le fanno in pratica. Okay? Quindi sono coloro che costruiscono il cosiddetto incremento, cioè ciò che viene prodotto dalla squadra. E poi un terzo ruolo chiamato Scrum Master che, disinteressandosi del prodotto, si focalizza sulla produttività. Quindi è quel ruolo di facilitatore, di coach, di coadiuvatore, chiamatelo come vi pare, che si focalizza su come stanno lavorando il produttore e gli sviluppatori e cerca di trovare tutti i metodi per farli performare al meglio del loro potenziale. Tutti insieme quindi sono una squadra, quindi lo Scrum Team formato da un produttore, uno Scrum Master e alcuni sviluppatori. È un team piccolo, quindi la somma totale dei membri è il massimo di 10 persone. Come funziona il lavoro? Si parte da una lista molto lunga di cose da fare, chiamata product backlog, cioè l'elenco delle cose che vogliamo produrre. E questa qui quindi diciamo è la lista dal punto di vista strategico di quelle che vogliamo fare. E che cosa sono? Sono praticamente i passi avanti verso il cosiddetto product goal, cioè l'obiettivo del nostro prodotto. Ciò che vogliamo produrre, perché in realtà poi si può fare anche servizi con Scrum, non è necessariamente pensato solo per i prodotti, no? Quindi product inteso come roba da produrre. E si lavora iterazioni. Le iterazioni sono delle scatole di tempo che contengono tutta la fase di lavorazione che si ripetono sempre uguali. Quindi queste scatole di tempo secondo lo Scrum sono più piccole di un mese, quindi possono essere, se no sono misurate in settimane chiaramente, 1, 2, 3, 4 settimane, e quando la squadra ha deciso, tipicamente si va a 2 settimane, la durata della nostra scatola di tempo, la nostra time box, questa si ripete sempre uguale. Quindi cosa succede? Che ogni 2 settimane si ripete lo stesso rituale. Come funziona? Si inizia e si fa una pianificazione chiamata sprint planning di cosa vogliamo fare in quello sprint, cioè si definisce qual è il nostro obiettivo. E sulla base di quello quindi ci sono dei pezzi, delle linee, delle strisce che sono sono chiamati product backlog item perché sono generici. Le cose che sono nel product backlog sono alcune, e con queste compongono il nostro obiettivo delle 2 settimane, lo sprint goal, e si inizia a lavorare. Tutti i giorni la squadra fa, in modo di sviluppatori, diciamo, è un evento di sviluppatori, fanno un evento di 15 minuti chiamato Daily Scrum, in cui con un check-in giornaliero molto breve si riesce a allinearsi su cosa c'è da fare, cosa è stato fatto e così via. E alla fine che cosa si fa? Una revisione di ciò che è stato prodotto, la sprint review. In questa revisione di ciò che è stato prodotto si invitano anche i cosiddetti stakeholder, cioè coloro che hanno un interesse per ciò che facciamo e che sono esterni alla squadra. E grazie al loro aiuto riflettiamo su come è andato questo sprint e come l'incremento rientra in ciò che vogliamo fare, e quindi ci domandiamo se è la cosa giusta, se la stiamo facendo bene, se stiamo in tempo e così. Dopo questo evento, chiamata revisione, si fa l'evento finale che è retrospettiva. Quindi praticamente è un susseguirsi di eventi, di attività in queste, diciamo, 2 settimane, se volete usare una scatola di tempo di 2 settimane, in cui si pianifica, si costruisce qualche
cosa, ci fermiamo, la guardiamo insieme anche ad altri per capire se abbiamo fatto la cosa giusta nella revisione, dopodiché salutiamo questi stakeholder e facciamo la retrospettiva. La retrospettiva è un momento in cui riflettiamo su come è andato, che cosa abbiamo fatto bene, cosa abbiamo fatto meno bene, che cosa potremmo fare di diverso per migliorarci. E poi si decide magari un'azione di miglioramento e la rimettiamo subito a piano, che sarebbe l'idea insomma, del flusso continuo, e ripartiamo. Ripianifichiamo altre 2 settimane, lavoriamo, ispezioniamo ciò che abbiamo fatto e poi riflettiamo. Quindi questo work, Ecco, dicevo prima, è un processo empirico, no? esattamente, quello che volevo far notare anche a chi ci ascolta è che sicuramente avrete notato che questo insieme di regole è molto rilevante per aziende, appunto. Abbiamo parlato di prodotto, di lavoro in squadra, però c'è qualche elemento che magari può farvi accendere qualche lampadina, qualche allarme, una lista di cose da fare, il guardarsi indietro, la pianificazione. E infatti, anche parlando con te Paolo, ma anche con il mio capo Philip, in realtà sotto questa lista di cose, questa lista di regole, ci sono dei pilastri sotto Scrum, che è anche la copertina di questa puntata, ovvero l'ispezione, l'adattamento, la trasparenza e la trasparenza. Ecco, puoi spiegarci meglio che cosa sono questi pilastri? Sì, quindi si parla di empirismo, quindi voglio dire, si parla del 1600 volendo, no? E quindi filosofi, Locke e così via. Non sono nemmeno tanto titolato per parlare di filosofia, ci sono forse altri podcast per parlare di filosofia. Comunque l'idea dell'empirismo in termini moderni si dice data driven organizations, cioè delle organizzazioni che prendono le decisioni sulla base dei dati, delle evidenze. L'empirismo ha 3 pilastri, che sono anche i pilastri di Scrum, ovvero la trasparenza, perché? Perché se le cose non sono visibili e non sono ispezionabili, cade il presupposto di avere dei dati. Grazie alla trasparenza, gli altri 2 pilastri sono ispezione e adattamento, quindi capire che cosa significano questi dati, che cosa significano queste evidenze, e poi sulla base di quello che impariamo ci adattiamo immediatamente. Quindi l'idea è che è un processo che, voglio dire, è mentale, no? Cioè, nel senso, non è che l'ha inventato nessuno. Abbiamo imparato a camminare così. Cioè, un bambino appena quando è piccolo, che cosa gli fanno? Gli mettono un pannolino, no? E com'è che impara a camminare? Non è che gli dicono, guarda, sposta il piede avanti, sposta il baricentro, no? Cioè, puoi dire una cosa del genere. Il bambino vede gli altri che camminano, prova ad alzarsi e cade. Chiaramente sono esperimenti safe to fail, perché cadendo sul pannolino non si fa nulla e insiste. E con un po' di voglia di emulare, con un po' di tenacia, abbiamo imparato a camminare così. Sulla base dei feedback continui, no? di quello che succedeva mentre cercavamo di starci in piedi e provare a camminare, abbiamo imparato. Per diventare sempre più bravi, poi imparare anche a correre, poi chi ha fatto sport può arrivare fino a fare maratone. Quindi l'empirismo di per sé è una cosa scoperta, cioè è vero, vabbè, ora se qualcuno la filosofia mi sputa, però cioè, come dire, non è un'invenzione, è una razionalizzazione di una cosa che è come funziona il mondo, cioè noi impariamo, essere vivente impara sulla base di feedback che questi ottieni. Ora, nel mondo del lavoro avevamo un processo di project management prima, che era, oggi viene chiamato predittivo, quelli con pochi capelli, almeno si parlano ancora di waterfall, il processo a cascata. Con cui invece, dal punto di vista ingegneristico, qual era l'idea? È che io so tutto e quindi ho studiato e quindi mi metto lì, faccio un piano e analizzo tutto quanto, faccio una manovra e implemento. Ora, questa cosa qua ha funzionato per un periodo, nelle prime 2 rivoluzioni industriali questa cosa qui funzionava, quindi se il grado di incertezza in ciò che fa è abbastanza basso, puoi anche pianificare una volta sola all'inizio. Quando le cose sono diventate leggermente più complesse, ovvero l'informatica, quindi dagli anni 70 in avanti, questo approccio un pochino, come dire, anche arrogante, no? Di dire posso pianificare tutto dall'inizio e non ho bisogno di aggiustare il tiro mentre eseguo. È entrato in crisi. È entrato in crisi e quindi sono nati questi approcci.
Ora, questo approccio che, come ve l'ho descritto e come è descritto da Scrum Guide, è pensato per far lavorare una squadra e voler raggiungere un obiettivo. Ora, può essere lavoro, può anche non essere lavoro, no? Però comunque vuoi raggiungere qualche cosa, vuoi fare un prodotto, potrebbe essere anche qualcosa non profit, per dire. Però degli aspetti sostanziali che tornano utili anche sull'uso personale. Quindi a quel punto si va a fare uno shrink, un taglio, insomma si toglie le cose che non ci interessano di Scrum, rimane solo il puro approccio empirico, però ci sono diversi autori negli anni che hanno, io stesso ho fatto una presentazione alcuni anni fa, che è ancora visibile su YouTube, si chiamava Ovunque Agile, e in cui questo approccio del facciamo il piano strategico e poi a livello tattico ripianifichiamo frequentemente si può utilizzare per cose più svariate. Diciamo che questo è semplicemente il fatto di riconoscere che la realtà cambia in continuazione. Quindi magari può anche suonarvi bene a voi che ci ascoltate, cioè, magari in una situazione in cui la realtà davvero che ci circonda cambia spesso, intuitivamente ha senso guardarsi indietro e vedere come abbiamo fatto per magari migliorare, ecco. C'è però un'altra cosa, volevo tenerti qua su questi pilastri, perché in realtà nella mia esperienza lavorativa, ma in realtà anche da come ho parlato con Philip, il mio manager, c'è un'altra cosa sottostante alla trasparenza, all'ispezione e all'adattamento, che è la fiducia, soprattutto quando si parla di relazioni tra persone. Però mi dicevi, quando abbiamo preparato questa puntata, che in realtà la fiducia in sé non è un pilastro di Scrum. E allora volevo Sì. chiederti, ecco, che rapporto c'è tra la fiducia e Scrum? Allora, innanzitutto Scrum è cosa ha nella guida? I valori. Scrum si basa su 5 valori e è un modo per descrivere, diciamo, quello che è l'essenza di una squadra Scrum, quello che gli autori hanno ritenuto indispensabile dover specificare, perché poi dopo veramente quando si parla di sfera valoriale, no? Uno potrebbe dire perché quest'altro valore non è importante, quindi potresti continuare a aggiungerne all'infinito, però si sono fermati su questi 5. Quali sono questi 5 valori? Il primo è il rispetto. Il rispetto per le persone che lavorano, il rispetto per le persone che useranno ciò che facciamo, il rispetto per coloro che finanziano ciò che stiamo facendo. Quindi, visto in un contesto lavorativo, il rispetto è per i dipendenti, per l'azienda e per i clienti. A cosa serve il rispetto? Il rispetto è abilitante, innanzitutto perché lavorare in un posto dove c'è rispetto si lavora meglio, e questo è indubbio, ma soprattutto perché il rispetto è abilitante alla trasparenza, o meglio, la mancanza di rispetto mina la trasparenza, cioè in un posto dove le persone non si sentono rispettate tenderanno a proteggersi e quindi a nascondere le cose che vanno meno bene. Questo quindi cosa succederebbe? Minerebbe la trasparenza ed ecco che il processo empirico ce lo siamo già giocati. Partendo dal rispetto, quindi, dando per scontato che c'è rispetto in questo gruppo, in questo sistema, un valore è l'impegno, perché la squadra all'inizio dell'iterazione dice vabbè, mi impegno su questo obiettivo e cerco di portarlo a termine e consegnarlo nel tempo della scatola di tempo abbiamo definito, no? Quindi se sono le 2 settimane mi impegno a raggiungere questo sprint goal in 2 settimane. Contemporaneamente abbiamo la focalizzazione, cioè se volete che qualcuno si impegni a fare qualche cosa, chiaramente gli dovete dare il tempo e la necessaria tranquillità per raggiungere l'obiettivo, perché se tu manager dai un obiettivo e poi continuamente vai a distrarre le persone con altre cose, ecco che raggiungere l'obiettivo diventa problematico. Quindi la focalizzazione va insieme, diciamo, con l'impegno, ovvero non puoi avere un impegno se non hai anche una focalizzazione. E si richiede l'apertura a suggerimenti che possono dare gli stakeholder, ad esempio alla revisione, i suggerimenti che può dare lo Scrum Master per migliorarci, i suggerimenti che il produttore riceve dai clienti, da chiunque sia all'esterno della nostra squadra interessato a ciò che facciamo, e il coraggio.
Perché? Perché per ogni volta che voi migliorate è perché avete cambiato qualche cosa. Ma non è che tutte le volte che cambiate qualche cosa queste migliorano, quindi occorre il coraggio per cambiare qualche cosa che magari funziona già bene, ma per avere l'eccellenza. E quindi messi tutti e cinque il discorso della scuola Scrum, no? Quindi il rispetto, l'apertura, il, il coraggio, l'impegno e la formalizzazione. Tu mi parlavi di fiducia. Allora, Sì. la fiducia la si trova nel manifesto Agile, nei principi, anzi vado a prenderlo, quindi il sito è agilemanifesto.org, c'è la traduzione anche in italiano, c'è tutte le lingue, e nella pagina del manifesto c'è il primo link, i 12 principi del manifesto Agile. Uno dei principi, 1, 2, 3, 4, 5, il quinto, per la precisione, dice: fondiamo i progetti su individui motivati, diamo loro l'ambiente, il supporto di cui hanno bisogno e confidiamo, che in inglese è trust, quindi fiducia, nella loro capacità di portare il lavoro a termine. Quindi questo va bene dal manifesto Agile. Dal punto di vista Scrum, la fiducia io la vedo come mi piace vincere facile, perché? Perché se c'è un processo empirico, ho una squadra, questa professa la trasparenza, mi fido, ma con un livello di rischio abbastanza basso, perché ogni 2 settimane magari mi fanno vedere cosa stanno facendo, il processo è tutto trasparente, riflettono anche, quindi alla fine no, io stesso faccio l'imprenditore, mi fido fino a un certo punto, perché cioè, l'atto di fede è rispetto a qualcosa che non si vede, se è tutto trasparente ti fidi di qualcosa e vedi, mi fido che oggi fa caldo, cioè. Quindi ecco, questo è l'interprete, cioè se implementate le regole Scrum bene con i valori, la fiducia viene quasi gratis, perché non dovrebbe essere un atto così coraggioso e confidarsi in un team che lavora così. Ecco, questa è il Una, mio... solo una precisazione anche per chi non è pratico di Scrum. Hai parlato di Agile, del manifesto Agile. In realtà quindi Scrum si basa su Agile, cioè è un livello superiore, diciamo, rispetto a questo manifesto Agile. Sarebbe il Corretto? contrario. Oppure... È il Ah, il contrario. contrario, ok. È il contrario, cioè nel 96 fu presentato Scrum da Ken Schreiber e Jeff Sutherland. Nel 95 fu presentato Extreme Programming, era un altro metodo un po' più legato al software, basato principalmente di pratiche ingegneristiche. Queste persone che proponevano questi metodi ai tempi si facevano chiamare leggeri, non c'era una parola per descriverli, lightweight. Ah, Nel 2001 fecero una conferenza a invito in cui si incontrarono tutti insieme e cercarono di trovare il minimo comune denominatore di questi metodi e scrissero il manifesto Agile. Quindi il Scrum, il Stream Programming e vabbè anche gli SM e Crystal a essere precisi dal punto di vista storico, ma insomma i metodi poi erano Scrum e Stream Programming, quelli più noti. Hanno scritto Manifesto Agile, quindi Manifesto Agile, se tu vai a vedere, c'ha 17 firmatari, 3 dei quali sono Ken Schreiber, Jeff Sutherland e Mike Biddle, che erano i due. Jeff Sutherland e Ken Schreiber gli autori di Scrum, e Mike Biddle è la prima persona che ha implementato Scrum in un'azienda dove non lavorasse già Jeff e Ken, e quindi Agile è figlio di Scrum e del Stream Programming. ok. Ok, ok. Quando parliamo di manifesto, anche per chi ci ascolta, è davvero un manifesto, quindi idealista. È come se dicessimo il manifesto di Ventotene. Sono degli ideali che un gruppo di individui ha deciso di giurare di giurare fedeltà. Quindi, appunto, è una cosa molto astratta, però poi alla fine anche nel lavoro di tutti i giorni, se utilizzate Scrum, ci, ci deve essere sempre qualcuno, secondo me, c'è bisogno di qualcuno che, diciamo, rappresenti questi valori, che mostri la via, che dia il buon esempio, appunto, su aprirsi, essere trasparente, mostrarsi vulnerabile, dare fiducia, perché almeno da quello che dalla mia esperienza nessuno ti cioè con una presentazione
è impossibile insegnare la fiducia, la trasparenza, appunto il guardarsi indietro, non sono cose che impari in mezz'ora. Ci vuole appunto qualcuno che ti mostri, da cui prendere esempio, appunto, di ispirazione. Sì, sì, infatti nel metodo Scrum c'è il ruolo dello Scrum Master proprio perché, Esattamente, che poi voglio dire, non è niente di strano, nello sport, tutti gli sport di squadra hanno, oddio, anche gli sport individuali hanno l'allenatore, no? Perché avere esattamente. una vista prospettica da qualcuno che non sta giocando con te in campo, ma è a bordo campo e magari ha anche un po' di esperienza e ti dice la partita da fuori, dà degli indirizzi da fuori, è indubbiamente utile. Il mondo del lavoro c'è questa idea un po' terroristica che viene dalla rivoluzione industriale in cui in realtà c'era il manager, no? Non avevi bisogno del manager, non avevi bisogno di qualcuno che ti fa performare. Nel mondo moderno, grazie anche a una crescente complessità delle cose che dobbiamo fare, stiamo riscoprendo quello che in altri ambiti esiste da sempre, cioè il fatto che le persone non hanno bisogno di qualcuno che ti dica cosa devi fare, il capo, perché quello funzionava quando c'erano gli operai analfabeti e andavano a lavorare nelle fabbriche, no, di cotone nella prima rivoluzione industriale in Inghilterra, e allora ti occorreva qualcuno che avesse perlomeno la terza avviamento, che sapeva almeno leggere e firmare e quindi ti diceva cosa fare. Con la scolarizzazione degli anni 70 in avanti, il modello, no, del capo che ti dice cosa fare, tu devi seguire il capo, ha perso di senso. Si parla di leadership, cioè qualcuno che ti guida, che ti dà la direzione, che ti è di supporto, che ti abilita a performare. Dire cosa fare diventa abbastanza anacronistico. E quindi ecco l'idea dello Scrum che mette questo divide la leadership in due, cioè il produttore che è quel leader estroverso, guarda sul mercato e porta le informazioni del mercato o di chi ha bisogno delle cose che facciamo dentro la squadra, mentre lo Scrum Master è un ruolo introverso, cerca di lavorare sulla squadra per farla performare. Abbiamo parlato tantissimo di squadre in questo istante, però questo è anche il motivo per cui ho riflettuto tanto prima di contattare te, Paolo, e di fare questa puntata, appunto perché non ero al 100% sicuro che appunto il metodo Scrum, questo insieme di regole che funziona benissimo per i team, possa essere utile a una persona normale che magari non lavora nei servizi, non lavora nell'informatica. E ho fatto questa domanda anche al mio manager Philip, ma mi piacerebbe sentire anche da te la risposta. Ovvero, secondo te, Scrum può essere utile nella vita di tutti i giorni? Sì, allora l'esempio più simpatico che posso portare, anche il più recente, è durante il primo lockdown. Io la prima cosa che feci, chiaramente come tutto il resto del mondo, convertì le mie attività online e quindi iniziai a insegnare Scrum online. E chiaramente gli studenti erano per buona parte persone, anche loro in lockdown come me, e molti avevano figli in DAD, quindi avevano il problema di dare una mano anche ai figli che erano appunto purtroppo in certi casi anche un po' abbandonati a se stessi, perché anche i professori erano in lockdown e un po' impreparati a questa cosa qui, quindi c'era una necessità di aiutarsi reciprocamente, perché era una cosa nel 2020 a marzo che ci ha preso tutti abbastanza alla sprovvista. E quindi insegnando il metodo, più persone in classe mi chiesero: ma si può utilizzare anche per far fare compiti ai nostri figli? E io dissi: guardate, ad esempio c'è un sito che si chiama EduScrum, che è olandese, che c'è da diversi anni, per cui hanno sviluppato un metodo didattico con questo approccio. E andando a vedere un pochettino come funzionava, quindi l'idea di avere una lista molto lunga di, a quel punto, learning objective, cioè cose da imparare. Okay? E questi genitori, diciamo, eroici avevano intervistato i professori per farseli dare e dire: ti aiuto, ho imparato una roba nuova adesso da uno che me l'ha insegnato online, vediamo se mi hanno detto si usa anche con i ragazzi,